Annunciato a gennaio, arriverà in marzo, no aspetta ad aprile, no ma forse poi a maggio, insomma finalmente arriva il Pelikan Edelstein Rose Quartz. Una tinta strana, ma proprio strana strana, almeno ai miei occhi, e non significa che non mi piaccia, tutt'altro, mi piace parecchio. Quando l'ho visto presentato non avevo ben messo a fuoco che tinta potesse essere. Fra l'altro, la vedete qua? Sembra verde, sembra una mistura verdastra, verdognola. Non dico cosa mi fa pensare, ma insomma quasi ad un'acqua stagnante, ad una muffa appena girata, inclinata, diventa di nuovo rosa. Ma che bello, cioè che varietà. Però buttando l'occhio all'interno del calamaio, qui purtroppo non riesco a farvelo vedere bene, sembra proprio una mistura verde. Il bocchettone è rosa, ma visto così senza inclinazione, e allora questo mi fa pensare che strano inchiostro, chissà che formulazione avrà, chissà come si comporta sui pennini. Si comporta molto bene, in maniera diversa, quasi anomala vorrei dire, rispetto agli Edelstein ai quali siamo abituati, insomma. Ma partiamo con ordine, la tinta, un quarzo rosa deciso, non delicatissimo, meno male perché sennò si rischierebbe di non vederlo. Qui lo sto utilizzando ovviamente con un pennino sottile, un rosa abbastanza deciso, bello, intrigante, mi è piaciuto subito e mi è piaciuto però visto sulla carta mentre scrivevo. Nelle presentazioni, nel web, non mi aveva dato la stessa intonazione, le dominanti che si mischiano e poi hanno questa resa di colore. Quindi sì, mi è piaciuto. Una tinta che rende bene anche con le diverse punte dei pennini. E poi c'è questa formulazione un po' diversa. Perché? Perché gli Edelstein sono apprezzati per essere degli inchiostri non solo di qualità, non solo con delle tinte ricercate, ma anche votati insomma alla scorrevolezza. Sono degli inchiostri che fanno scrivere un po' tutto, un po' come è la filosofia del produttore. Questo Rose Quartz sembra invece possedere una viscosità maggiore, come se fosse stato scelto di arrivare attraverso questa soluzione per conferire un po' di matericità al colore, o forse una resistenza, una visibilità maggiore di quella che avrebbe avuto se fosse stato soltanto con delle qualità simili a tutta la gamma. Ma questo è il mio pensiero, perché non è convalidato da alcun supporto scientifico, però sentendolo scorrere sulla carta, tra pennino e carta, si ha un po' questa sensazione, cioè una qualità leggermente diversa. Ecco, è più vicino, per intenderci, al tanzanite di quanto non sia al saffir, più vicino al tanzanite di quanto non sia allo smoky quartz, oppure all'olivine, che sono due tinte apprezzatissime dal sottoscritto. Sicché mi ci sono divertito abbastanza e l'ho provato su diverse penne e pensate anche sul pennino FA della Pilot, un pennino riottoso, lo sapete, difficile, di bocca buona da un certo punto di vista, oppure schizzinoso per altri versi. Si sono trovati magnificamente. Su questo pennino così flessibile o morbido basta davvero poco, affondare quel poco, quindi riversare un maggior flusso di inchiostro per dargli spessore, per giocare su queste variazioni. Quindi non lo ritengo un inchiostro che sia dotato di sfumature, quanto piuttosto invece incline a trasformarsi secondo il flusso, secondo la variazione del flusso. Ecco perché l'ho utilizzato su pennini flessibili, perché potrebbe rischiare scusate, non c'entra niente rischiare, ma potrebbe essere abbastanza monocorde nella sua tinta, quindi deciso, centrato su quella. Invece a me piace anche un pochettino giocare con le sfumature, con i contrasti, ed ecco che qui lo apprezzo di più che su altri pennini. Ma mi è piaciuto anche sui pennini fini, ma anche su altri tipi di carta.
È il caso, ad esempio, del Pigna Nero Oriente, che ha questa colorazione di carta antica, di avorio, dove il rosa, commisto a questo avorio, si siede un po' e diventa un rosa antico. Insomma, mi è piaciuto, ce l'ho ancora nella cartuccia e me lo sto godendo proprio perché trovo che sia un bel connubio anche con questo pennino, ma soprattutto su ogni carta riesce a rivelarsi interessante, quindi è un buon inchiostro, lo abbiamo capito. Vi lascio alle immagini per così valutare un pochettino di più quella che è la resa sulle diverse finiture, e a voi tutti amici grazie per seguire i video e l'invito ai prossimi. Ciao!